Se la sciata di una volta era caratterizzata da forti movimenti di estensione e piegamento e con tra uno e l'altro un'azione forte di sterzata dei piedi e degli sci, la sciata moderna è caratterizzata da movimenti laterali di inclinazione laterale molto ampi. L'abilità però ad assumere queste forti inclinazioni laterali passa attraverso un'azione anche di coraggio che facciamo ad ingresso curva, e il titolo 20 gradi di coraggio ci esorta ad andare oltre quei pochi gradi nei quali ci sentiamo sicuri, ma superare una fase in cui c'è una sensazione di vuoto, di perdita di equilibrio, per trovare poi un'ultima fase di questa inclinazione nella quale recuperiamo in pieno l'equilibrio e gestiamo perfettamente tutte le forze. Che la sciata moderna prevede degli ampi movimenti laterali, quindi delle grandi inclinazioni, rispetto alla sciata di un tempo che invece prevedeva delle grandi estensioni e piegamenti. La capacità, l'abilità dell'inclinarsi molto è un'abilità difficile da prendere e presuppone un certo coraggio. Coraggio perché se questa è la verticale, noi siamo appoggiati qui e dobbiamo inclinarci, lasciandoci cadere lateralmente verso l'interno della curva, noi fino qua ci arriviamo agevolmente. Qui, quando siamo in curva con questa inclinazione, riusciamo a trovare equilibrio tra lo scarico dell'energia dal corpo al terreno e la reazione del terreno, ma in questa zona abbiamo una sensazione di perdita di equilibrio importante, e questa è la zona da superare, quei 20-25 gradi di angolo da prendere ancora, per poi trovarci in questa fascia nella quale sarà molto agevole gestire le forze e fare quelle piccole variazioni per controllare perfettamente la traiettoria, i carichi e la presa di spigolo. È assolutamente necessario che tutto il tronco intero si sposti verso l'interno della curva e che non ci sia uno spostamento soltanto del bacino. Solo in questo modo il corpo può prendere quell'inclinazione che poi in campo agonistico veramente diventa esasperata, e ci vuole un notevole coraggio per andare all'inclinazione che servirà nello sviluppo della curva per passare il palo e trovarci con gli sci già indirizzati. Anche su terreno ripido e a velocità alte, chiaramente il prendere l'inclinazione che serve presuppone un certo coraggio e determinazione, e ovviamente prendiamo, come abbiamo già avuto occasione di dire, prendiamo le inclinazioni che ci servono se sappiamo che dopo i nostri piedi saranno capaci di tenere. Anche nelle curve più ridotte di ampiezza fino al corto raggio ci vuole un notevole coraggio per cambiare inclinazioni, anche se le inclinazioni non hanno magari lo stesso valore, la stessa ampiezza, entità che nelle curve veloci e di raggio maggiore. Comunque il cambiare inclinazione su un pendio ripido in tempi e spazi ristretti vuol dire avere proprio il coraggio di lasciarsi andare via fuori dalla curva proiettandosi verso il vuoto e limitare al massimo il movimento in verticale, che non ci favorisce una buona inversione degli spigoli e ci costringe, come vediamo in questo caso, a una forte azione sterzante dei piedi per fare poi una sciata a velocità ridotta e poco dinamica. Poco dinamica anche la sciata dove invece che spostare tutto il corpo dentro la curva spostiamo soltanto il bacino. Questo atteggiamento si lega un po' a una vecchia concezione di traslazione di bacino, con la quale si è completamente dimenticato che non è il bacino che deve spostarsi rispetto ai piedi e alle spalle che rimangono dove sono, ma dovrebbe essere tutta la massa del tronco a spostarsi verso
l'interno della curva. In questo modo le spalle, vedete, rimangono sempre lì, è solo il bacino che viene buttato dentro, ma questo diventa poi un blocco in ingresso curva, un blocco che mettiamo allo sviluppo, a quello che dovrebbe essere uno sviluppo dinamico di tutta l'azione di curva. Torniamo sulle immagini di Orriano sul duro d'estate e vediamo proprio lo spostamento di tutta la massa grande del corpo verso l'interno della curva, e ovviamente per avere questo spostamento laterale che qui vediamo in questo super rallenti, avere uno spostamento laterale di una certa entità, ci vuole un certo coraggio in questa fase, lasciare andare a cadere il corpo verso l'interno della curva, sicuri che poi qui in questo tratto i piedi sapranno gestire il contatto con la neve, la presa, e chiamare i muscoli a lavorare per quanto serve in relazione alla velocità, alle forze a cui siamo soggetti, in relazione al tipo di neve e a quello che richiede come difficoltà nell'appoggio e nella presa di spigolo.